Sono particolarmente legato a questo oggetto che i visitatori vedono appena arrivano al primo piano del Museo del Tessuto. È subito dietro la Fola dei Garibaldini, in una grande pedana dedicata alle attrezzature tessili del periodo dell'industria tessile pratese del XIX secolo. È un bellissimo telaio e voglio raccontare un po' come è arrivato al museo. Un giorno arrivò una telefonata di un privato che aveva trovato in una soffitta delle parti in legno molto degradate che ricordavano delle attrezzature tessili. Andai personalmente a vedere in questa soffitta abbandonata con il tetto crollato. C'erano tantissimi resti di parti in legno e riconoscemmo subito che appartenevano a un telaio. Questo telaio è stato poi restaurato, ci è voluto molto tempo, molto lavoro, siamo riusciti però a rimontarlo integralmente, non manca nessun pezzo e può oggi assolutamente ritornare a tessere. Allora, la famiglia che ha generosamente donato tutte queste parti di questo bellissimo telaio è la famiglia Pasquetti, che ringraziamo ancora. Oggi è un reperto importantissimo perché è un telaio, diciamo, con una meccanizzazione, quindi c'è un lancio della navetta che avviene attraverso questa cordicella ed è il primo esempio di meccanizzazione applicata alla macchina tessile. È molto interessante osservare come una tecnologia che è stata sviluppata a partire dal 1730 in Inghilterra la troviamo ancora in pieno uso intorno agli anni 30 del Novecento a Prato, probabilmente per la produzione di coperte. Un'ultima nota, questa invenzione che poi ha dato l'avvio all'industrializzazione del settore tessile e quindi alla prima rivoluzione industriale è dovuta a John Kay, che era un inglese figlio di tessitori. Prima di John Kay un personaggio importante si era applicato alla meccanizzazione della tessitura fu il nostro Leonardo da Vinci, a cui abbiamo dedicato una bella mostra l'anno scorso.